amici e amiche del segno del Toro, io sono Angela e questo è Exotaric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 5 all'11 gennaio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. Adesso possiamo partire con la lettura. Andiamo a vedere le energie principali, i segni zodiacali, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo la carta dei pesci, di abbondanza, di anche indipendenza, di un guadagno, un ottenimento, comunque anche un miglioramento e una progressione. Progressione nel senso un qualcosa che avanza. Può esserci uno spostamento, dei viaggi, arrivi, partenze, ritorni, eccetera, quindi un qualcosa che si muove abbastanza in fretta, però direi anche in senso positivo, perché vuol dire che arriva un qualcosa che riguarda secondo me soprattutto la sfera strettamente personale e anche materiale. Ecco perché si parla proprio di abbondanza e di risultati. Poi abbiamo questa carta del sentiero che ci fa capire che forse potrebbe esserci un momento di incertezza, può essere positiva per certi aspetti perché magari abbiamo davanti a noi delle alternative, delle possibilità, delle scelte e quindi meglio farle con criterio. Se ci sono ancora dubbi e perplessità riguardo a una scelta ben precisa, a una direzione da intraprendere o anche nell'organizzazione della nostra quotidianità, magari in un ambito, in una circostanza, allora ecco prendiamoci il tempo di decidere poi proprio per evitare conseguenze spiacevoli o per evitare che alcune cose magari non funzionano come desideriamo. E infatti secondo me arriva il serpente a farci capire che non dobbiamo metterci fretta, dobbiamo muoverci con saggezza, con flessibilità, cercando di andare a gestire le varie situazioni con massima cura e intelligenza. Potremmo avere a che fare con una situazione troppo incerta al momento? Ecco perché effettivamente questa carta vi sta dicendo ascoltate l'intuito, se veramente una situazione è troppo incerta e complessa, non avete nessuna fretta, aspettate quanto tempo diciamo, avete a disposizione per farlo, proprio per evitare alcune situazioni spiacevoli, proprio per gestire al meglio alcune cose. Poi soprattutto se avete a che fare con alcune persone o una persona che può essere veramente difficile da gestire a volte, una relazione che sia lavorativa, che sia sentimentale, eccetera. I segni zodiacali da attenzionare per voi in questa settimana sono i segni di aria, quindi abbiamo Gemelli, Bilancia e Acquario e abbiamo anche quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single principalmente, per alcune cose possono fare riferimento anche alle relazioni, ai rapporti più importanti per voi, ad esempio alcune cose che salteranno fuori, se sentite che risuonano nella sfera dell'amicizia o famiglia, allora vuol dire che lì c'è un messaggio per voi. Troviamo la bellissima Pratolina, dico bellissima perché pur essendo una carta di contemplazione, di pazienza, di piccole cose però comunque che possono essere, belle, positive e anche, la carta che ci fa capire che in qualche modo c'è qualcosa che bolle in pentola e che quindi può portarci appunto ad una scelta, a una svolta decisiva
che, riguarda, il rapporto stesso, qualcosa che va a consolidarlo oppure a migliorarlo, può essere anche un progetto, un qualcosa che avete in mente, eccetera. Poi troviamo la stella alpina e la carta, digitale. Effettivamente, un po' come abbiamo visto anche soprattutto le vostre energie, si può partire con l'inizio della settimana un po' più pimpanti, un po' più, coraggiosi e determinati per certi aspetti e poi esserci un calo, magari dovuto purtroppo a situazioni, esterne oppure un'incertezza, un dubbio, magari essere un po' troppo, precisi, ostinati su alcune cose, invece di prenderla in modo più flessibile, più tranquillo, perché è facile che ci possa essere, qualche, fraintendimento, un qualcosa che può destabilizzarvi. Quindi ecco perché queste carte vi stanno dicendo che, nei sentimenti, nelle coppie e nelle relazioni più importanti, alcune cose magari, dobbiamo lasciarcele scivolare addosso, oppure non dobbiamo concentrarci eccessivamente in dettagli, in cose che possono essere delle sciocchezze, però poi possono ingigantirsi e peggiorare qualche situazione. Per i single queste ci stanno parlando di, un qualcosa che effettivamente è in evoluzione, però è abbastanza altalenante. Quindi se state conoscendo, frequentando una persona, potrebbe esserci incertezza, dubbi, perplessità, i sentimenti, un po' confusi e quindi procedere in questo modo. Altrimenti magari c'è un interesse, dove non ancora si hanno gli strumenti e la possibilità di capire come può evolvere, anzi se effettivamente può esserci qualcosa. Allora ecco che qui, ripetiamo un po', c'è quella fase di incertezza e di confusione. Muoversi con flessibilità assolutamente sì, sapendo che prima o poi si deve fare una scelta per cercare di arrivare a qualcosa di più chiaro, di più netto e concreto. Per quanto riguarda le questioni economiche, lavorative, quindi tutte cose legate a progetti, al denaro, troviamo una fase che può essere molto interessante, molto proficua per voi, quindi ottenimento, soddisfazione, quindi anche cose che a livello concreto si realizzano e si risolvono, parlando magari di problematiche e cose che, possono, come abbiamo visto dalle vostre stesse energie, salta fuori una situazione un po' complessa, un po' difficile, ma queste vi stanno dicendo che riuscirete a risolverle immediatamente. Quindi c'è quel cambiamento a vostro vantaggio, c'è quella situazione che magari può essere destabilizzante o incerta in una prima fase, però poi arriva la soluzione, arriva anche un qualcosa di fortuito perché c'è anche la carta della fortuna che, meno male ci mette il suo e ci aiuta un attimino a risolvere e sistemare alcune cose. Possono riguardare principalmente, le cose strettamente personali, i nostri risparmi, la nostra casa, anche chi lavora da casa effettivamente, oppure se avete intenzione di fare degli investimenti o anche per alcuni di voi di staccare un po' la spina, rilassarsi, divertirsi. Magari c'è chi, ha deciso effettivamente di lavorare, di impegnarsi in qualcosa, però di andare a compensare anche con, situazioni un po' più leggere che vi possono far stare bene. E per chi è in cerca di lavoro c'è un evento, una proposta, un qualcosa che potrebbe essere molto, molto allettante e interessante e che, potrete cercare di capire e di gestire secondo, le vostre idee, secondo i vostri, desideri. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!